Ragazzacci, buona giornata. Allora, mercoledì mattina qua in Venezuela ci avviciniamo alla live del pomeriggio, speriamo che tutto vada bene con l'internet per divertirci un'oretta insieme. Vi aspetto stasera, 9:30. Allora, oggi, come ho amici, meno male che non ho nemici, che mi vogliono tanto bene, mi hanno chiesto di fare un R41 con Kai. Allora andiamo a tirare fuori una lametta, se ci riusciamo, da questo pacchetto benedetto, e montiamo un'anonima, che non dicano niente estremamente, Kai su R41. Se avete visto il mio video sulla misurazione delle lamette, avrete visto che le Kai sono le lamette più larghe di tutte, sicché non c'è dubbio che a montare una lametta così su un rasoio come un R41 che non piega molto la lametta, avremo almeno un decimino in più di lametta su ogni lato, e non è poco, ragazzi, già su un rasoio molto aggressivo. Allora, come sapone di oggi userò Muerte di Vangiulai. Me l'ha mandato questo campioncino come regalo, l'ultima compra che gli ho fatto. Vediamo com'è questa profumazione, credo che è una profumazione nuova. Vediamo prima di tutto se riusciamo a tirarla fuori da il contenitore, cosa che non è facile perché dentro una bolsina. Fatemi aiutare con il mio occhialino, la prendiamo tutta perché credo che all'incirca è una dose. Muerte. Allora mettiamola qui in ciotola per togliere l'aftershave che userò, Adrian Evans, questo pogliato. Mettiamo un pochino di acqua, saponi di Vangiulai che normalmente sono molto assetati, questo è tallowato, formula tallowato, ho visto. Comunque si sciolgono abbastanza bene le sue formule. Allora, mentre la ciotola della Occhi fa il suo lavoro, con queste righettature che già è fenomenale per sciogliere il sapone. Allora, abbiamo sapone per 2 reggimenti, mi sa, comunque vabbè, non importa. Allora, la profumazione, ci sento il jasmine, l'odore caratteristico del jasmine, e qualcosa di legnoso, leggero, è un floreale legnoso. Allora, mentre il sapone si scioglie, vi faccio vedere questo disgraziato che userò oggi, non mi ricordo mai come si chiama la marca, Rearden Razors. Questa è una marca americana, credo che fanno anche dei rasoi a mano libera, mi sembra, non me lo ricordo. Allora, questo è un rasoietto, vedete, che ricorda come si chiama le pistole, il tamburo delle pistole. È un pennellino, un tuxedo molto morbido, è stato ricavato dal pieno. Allora, mi sono portato la bilancia, così vi fate 2 risate per vedere l'esagerazione degli americani. Fatemi togliere questo qua. Fatemi vedere, sì, vedo che la camera sta inquadrando, vedete, sta a 0 il peso, e vi faccio vedere quanto pesa questo manico. È 445 grammi, praticamente quasi mezzo chilo, anche 50 grammi a mezzo chilo. Che immaginatevi che comodo che è, guardate, sto facendo avambraccio, usare questo pennellino. Infatti lo uso da fermacarta in ufficio, però per farvelo vedere oggi l'ho tirato fuori. Siamo riusciti a non dare tante botte al lavandino. Devo stare attento perché se gli do una botta con questo pennellino qui, ragazzi, è finita. Tocca andare a comprare il lavandino nuovo. Questo vi assicuro
che vi toglie la voglia di fare il montaggio in faccia, il face lettering. Già a girarlo qui dentro la ciotola mi sta facendo male il muscolo dell'avambraccio. Allora, il sapone Van Giulai, ragazzi, ha già fatto una crema pazzesca. E questo tallowato non fa tanta schiuma, anche se oggi un pochino di più la fa perché non ho messo veramente tanto, cioè forse era anche per 2 barbe quel campioncino. Io un altro goccino di acqua ce lo metto. Mamma quanto pesa sta rasoia, questo pennello. Ce la faccio più a girare, un po' di schiuma l'ha fatta perché era parecchio il sapone. Allora mi sciacquo e andiamo, non so come prenderlo, fatemelo prendere meglio che se mi scappa oddio lavandino. Ragazzi, non è per fare scena, ma veramente stanca il braccio. Andare un pochino al sinistro, non ce la faccio al destro. Questo è veramente per fare esercizio. Avete poco tempo per fare esercizio, la mattina vi fate la barba. Allora, sapone secondo me è tanta roba. Ora, le profumazioni, ragazzi, possono piacere o non piacere. Questa, vi dico la verità, è molto piacevole al mio naso. Mi ricorda un po' l'odore che c'è dai fiorai quando c'è i fiori un po' più secchi, e come un sottofondo di terra, proprio magari come c'è l'odore dei cimiteri, ecco, forse per quello l'ha chiamato morte. Ragazzi, non ce la faccio più a spennellarmi, fa male il braccio. Veramente mezzo chilo è troppo. Fatemi riprendere. Allora, il sapone, ragazzi, questo tallovato di lei veramente, secondo me, va veramente bene. Ma anche le formule vegetali. Sono saponi molto grassi, mi devono piacere saponi molto grassi, se no lasciate stare. Allora, io direi che come montaggio ci siamo. Qualcuno mi ha domandato come mai non faccio molti movimenti circolari, se no che vado più a spennellare, perché come monto già in ciotola, ragazzi, non ho bisogno di fare tanti movimenti circolari, il sapone è praticamente già montato, e come mi rado barba di massimo 2 giorni, non è che ho bisogno di alzare il pelo lungo per far sì che il sapone entri sotto e tenga il pelo alzato, sicché a me mi va bene anche una spennellata tipo verniciare pareti. Allora, R41, scusate, con Kai, andiamo piano piano, senza fretta. Allora, questa lametta, ragazzi, sento che taglia poco dalla parte di là. È possibile che abbia sido la lametta dove ci feci le misurazioni e abbia perso il filo, perché ho visto che la cartina era molto aperta. Fatemene prendere un'altra, scusate, può darsi che gli abbia sciupato il filo alla lametta. Ho visto che la lametta, ne metto un'altra, aveva la cartina molto, come già che era stata aperta. È possibile che era la lametta, questa taglia meglio, che usai per fare le misurazioni col calibro e che l'abbia sciupata.
Qui ho il brufolo, devo stare attento per vedere se no, eccolo qua, me lo sono tagliato l'altro giorno, di non portarmelo via. Era proprio sciupata il filo della lametta, non tagliava niente, strappava. Il 41 ragazzi, già alla prima passata, scusate, non lascia niente. Anche se vi dico la verità, questo lo mette Kai con la mia barbatura. Non so come mai, ma non è che siano le mie favorite su questi rasoi. Allora, verso del pelo ragazzi, praticamente ho lasciato poco e nulla. Andiamo a fare un traversino, facciamo un'altra serie qui di parallele con questo pennello. Mamma mia quanto pesa, questo mi immagino che è più qualcosa da soprammobile che per uso, dovevano svuotarlo, il tondino invece l'hanno lasciato pieno. Ed è esageratamente pesante. Allora, il sapone ragazzi è tanta roba, a me i fangiulai, questi specialmente tallowati, mi piacciono tantissimo. Certo, se cercate un sapone che fa schiuma lasciate perdere, poi lasciano un po' sta rasatura così grassi, eccezionali. Allora andiamo di traverso. Sono leggera perché questo disgraziato specialmente con queste lamette, la lama la fa sentire.
Allora ragazzi, sono praticamente già liscio. Adesso io va estirpato dal bulbo il pelo. Mamma mia, che rasoio a sciavette. Buona profumazione, eh? Buona, 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 mi è piaciuta. Leggera, non è molto sparata questa. Allora, cerchiamo di togliere qui un po' di pelo senza portarmi via la pelle. Io sto facendo qualche ritocchino, ma c'è rimasto ragazzi veramente, veramente. Mamma mia, poco e nulla. Qui mi sa che me lo sono dimenticato, sono passato un contropelo. E l'ho scapocchiato. Sotto sono liscissimo. Qui mi ha fatto un po' male, vi dico la verità, però sono veramente, veramente liscio. Mi sembra che mi ha portato via completamente tutto. E qui il brufolino l'ho fatto risaltare. Non c'è stato verso di salvarlo con questo disgraziato. Allora ragazzi, sono a BBS sicuramente. Ci fermiamo, se no stasera in live non c'ho pelle. Mettiamo via l'acqua, diamo un'insaponatina e passiamo un pochino l'allume. Mi è piaciuta tanto la profumazione di questo sapone. Sto facendo casino e che non riesco a controllarlo, ragazzi, questo pennello. Fatemi sciacquare un pochino il lavandino che c'è una strage di peli e pelle oggi. Peli e pelle con questo rasoio. E guardate, qui mi ha un pochino sgozzato. Questa zona qui bassa, ragazzi, oggi è andato profondissimo, deve aver asportato pelle. Comunque ragazzi, a parte qui dove mi sono riaperto il brufolo, sul resto della faccia, vi dico la verità, mi brucia meno. Oggi l'allume di lunedì con il rasoietto quello lì Wizmate mi bruciava di più la faccia, oggi mi brucia meno. Oggi appena un pochino qui zona bassa del collo sento l'allume. Allora è qui dove mi sono ritagliato il brufolo un'altra volta. Mi ricordavo i saponi di Mangiolai che facevano molti pallini di grasso quando passavo l'allume. Questo non l'ha fatto, forse qualcosina ha diminuito di grasso nel sapone, perché vedo che non mi ha fatto nemmeno una pallina di grasso, strano. Prima mi riempiva tutta la faccia di pallini. Allora, ragazzi,
non vi potete immaginare la sensazione che ho di pelle morbida in faccia ora che l'allume praticamente ha tirato fuori il grasso del sapone e me l'ha spalmato in faccia. Sembra che mi sia dato una crema Nivea, quella del barattolino blu, che è molto grassa, uguale la sensazione che ho in faccia. Cioè che praticamente non avrei bisogno assolutamente di nessun aftershave. Sarei già a posto così. Richiudiamo il brufolozzo. Anche oggi abbiamo castigato e qui vedete, trattando di togliere questo pelo maledetto che ho qua, che mi cresce in su, però sotto pelle praticamente, l'R41 ha asportato anche un po' di pelle. Comunque ragazzi, la sbarbata è stata fantastica. Cioè, il BBS di oggi è, mamma mia, fotonico anche sotto il collo. Mi sembra che non c'è da fare i tocchi, non c'è da fare niente. È stato veramente micidiale. E poi con queste lamette Kai, mamma mia, questa è la prima lametta. Niente, sicuramente quando feci le misurazioni col calibro la devo aver sciupata, non tagliava assolutamente niente. Non mi era mai successo di buttare via, di trovare una Kai che non tagliasse così, strappava il pelo, ma la devo aver sciupata io. La cartina era morbida, è già stata aperta, si vede. Allora, fatemi dare un'asciugatina qui al lavandino, se no mi bagno tutta la maglietta. Che devo andare giù a fare colazione, che poi è presto, quando faccio il video non sono nemmeno le 7 la mattina. Allora, andiamo di una botticella di aftershave. Questo è Charlatans, cuoio puro. Non c'entra praticamente niente con la profumazione del sapone, però aveva lo scheletrino bellino uguale al sapone. Allora, non brucia per niente, appena sto sentendo un pochino qui, ma è la parte di oli essenziali che anche questo sta bello caricato, ve lo assicuro. Allora ragazzi, facciamo due conclusioni. Allora, piano piano il pennello senza rompere il lavandino, cerchiamo di togliergli il sapone, che come ciuffo è anche molto valido questo pennellino, perché è un tuxedo, che il ciuffo morbido va veramente bene. Però se avete bisogno a casa di un fermacarta, mi asciugo le mani perché se mi scivola faccio fuori qualcosa. Se avete bisogno di un tagliacarta ragazzi va benissimo, per altre cose lasciate stare. Questo è un soprammobile, non è un pennello usabile. Allora, saponcino, partiamo dal sapone. Muerte, Banjulain, ragazzi mi è piaciuto in tutto, mi è piaciuto il tipo di crema che fa, comunque anche le conoscevo i saponi di lei, ce ne ho tanti. Mi è piaciuta la profumazione, veramente, jasmine e legno, veramente ottima. Sicuramente una profumazione da comprare di lei, se vi piace così floreale, un po' scuro però, ecco. Questo vabbè ve l'ho già fatto vedere diverse volte, è una buona profumazione, anche se credo che in Italia non vi sta arrivando questa. Però questo è cuoio puro, vi deve piacere col cuoio grezzo, puro, molto maschia veramente, roba proprio da Far West. R41 che dire ragazzi, usato con mano leggera, magari uno porta via qualche red point a volte, però il risultato della sbarbata è eccezionale. Avete visto che a parte qui il brufolozzo che sta crescendo e qui appena, ma questa zona qui bassa mia del collo è terribile, il resto della faccia, insomma il rasoio è andato benissimo, certo sono andato un pochino più piano del solito, mano leggerissima, e la metta che non mi va tanto bene a me con questo rasoio, però va bene, ho accettato la sfida, ho fatto la sbarbata con la Kai
però ragazzi veramente un rasoio ottimo, e vi dico, se usato con mano leggera si può considerare un rasoio non dolce, ma insomma un rasoio che si può usare tranquillamente. Non è come per esempio altri rasoi che ho, come uno Stirling di asta super aggressiva, che nemmeno con mano leggera è qualcosa di usabile. Questo con mano leggera ci si può fare una buona sbarbata tranquillamente. Può essere anche l'unico rasoio che uno usa, certo non per principianti, però per chi già ha preso un pochino la mano. Va bene, allora per oggi è tutto, abbiamo parlato di tutto, e se avete una ora stasera, volete farmi compagnia, a me e ai ragazzi che mi accompagneranno, parliamo un'ora di rasatura, ridiamo, scherziamo, vi racconto come è nato questo canale YouTube per errore, che non doveva nascere, e niente, se avete tempo alle 9:30 ore italiane ci vediamo. Ciao ragazzi!